Ogni volta che Bitcoin scende, succede sempre la stessa cosa. Iniziamo a vedere, anche se negli ultimi anni era successo un po' di meno, mi ha stupito il fatto di aver letto un articolo in questi giorni che dava il mercato cripto come morto, che siamo alla resa dei conti e che addirittura Michael Saylor sta vendendo i suoi Bitcoin e quindi è un mercato finito. Comunque dicevo, negli anni, dal 2011 ad oggi, circa 420 volte Bitcoin è stato dato per morto da titoli sensazionalistici e, come ho spiegato in alcuni video e anche chi ha frequentato i miei 2 percorsi, bisogna sempre distinguere la notizia dal rumore. Nelle cripto si dice sempre don't trust, verify, quindi anche questa volta non fidarti, verifica. Bisogna, quando si legge, fare anche un po' una distinzione dalla vera notizia, andarla poi a contestualizzare e qual è un'opinione di chi scrive. Dire che il mercato delle cripto sta chiudendo i battenti è un'opinione personale che non è supportata da fatti, perché ad oggi vorrebbe dire che la capitalizzazione del mercato complessiva stia andando verso lo zero, gli exchange stiano chiudendo i battenti, non ci siano più ETF che sostengono anche nel loro modo il settore, che non ci siano più banche che lo adottano, fondi pensione che indirettamente hanno Bitcoin o eventualmente cripto in cassa, insomma una struttura di mercato che stia collassando e oggi non è così. Andare a dire che anche Michael Saylor ci ripensa e quindi vende i suoi Bitcoin va contestualizzato. Ha sì venduto 32 Bitcoin, non direttamente, ma ovviamente la società MicroStrategy, che ha venduto sì 32 Bitcoin per andare a pagare i dividendi e delle cedole premium. Venduto 32 Bitcoin su circa 600-700 mila Bitcoin che detiene in cassa. È un po' come andare da uno che ha un conto in banca da 100.000 euro, preleva 4 euro e dire oddio mi sta chiudendo il conto. No, non è assolutamente così. Tra le altre cose, tra MicroStrategy e Michael Saylor detengono il più alto numero di BTC in cassa, sia aziendali che personali. Per quanto riguarda la discesa di Bitcoin a mercato, è sotto gli occhi di tutti, questo non è contestabile. La storia ci insegna che Bitcoin negli anni, dal 2011 ad oggi, ha avuto dei periodi addirittura che è quasi sceso del 90%, quindi oggi dire che Bitcoin è sceso del 50% è vero, dire che è sceso del 50% e decretare la morte, no, anche qui è un'opinione e la storia ha insegnato che questi momenti si sono ripetuti nel tempo. Poi abbiamo le solite dicerie, Bitcoin è utilizzato da mafiosi, criminali, ma quello è usato anche la valuta fiat, è usato anche l'oro, qualsiasi strumento che venga accettato può essere usato da criminali, però anche qua bisogna contestualizzare, se andiamo a leggere i dati di Chain Analysis che vanno un po' a rispecchiare tutte queste affermazioni, oggi le cripto e soprattutto il Bitcoin è una frazione infinitesimale bassa rispetto a valuta fiat, contanti, bonifici, oro e quant'altro, anche perché oggi utilizzare eh, uno strumento che gira su blockchain, un registro pubblico distribuito per attività illecite, insomma, è un po' quasi un paradosso. Oggi le cripto, Bitcoin sono gli strumenti più tracciati e visibili. Poi che ci siano strumenti magari per cercare di limitare questo, ok, ma è uno strumento più tracciato. Il contante rimane una degli strumenti che si possono utilizzare meno tracciati possibili. Quindi anche questo, andare a dire che è utilizzato solo per, che non è tra l'altro una valuta accettata, anche questa è proprio un'opinione che si discosta molto dalla realtà. Poi c'è una critica legittima, ma anche qui va sempre contestualizzata. Bitcoin non produce nulla, ok? Non produce utili come un'azienda, non stacca i dividendi, ma questo non lo fa neanche l'oro. Non genera flussi di cassa, ma quando c'è poco da discutere. La domanda è: ma eventualmente una riserva di valore deve per forza di cosa generare un cash flow? C'è ovviamente chi risponde di sì e c'è chi risponde di no. Questo
Non vuol dire, che Bitcoin non crolli, che il mercato non sia volatile, che Bitcoin non sia o le cripto un rischio. Qualsiasi cosa dove si va a investire, che si può avere un ritorno, c'è per forza un rischio. E non voglio neanche dire che, non possa sparire. Bitcoin comunque è tecnologia, potrebbe nascere una tecnologia migliore e venir soppiantato, chi lo sa. Però andare a dire che il settore cripto è morto, dove, tutto un ecosistema a livello mondiale, compreso stati, banche, ETF, merchant, stanno andando ad ampliare questa costruzione su Bitcoin e cripto e questa adozione, veramente lascia un pochino il tempo che trova. E neanche mi sorprende che ci siano persone che odiino Bitcoin, persone che lo apprezzino, persone neutre. Quello che mi fa, riflettere è che gli argomenti, da quando è nato Bitcoin, ad oggi, con tutti i suoi alti e bassi che ha avuto, siano sempre gli stessi. Stessi articoli, riscritti e riscritti, stesse argomentazioni, perché non ce n'è altre, tra l'altro le stesse argomentazioni dimostrate da fatti che sono quasi insignificanti, ripetute centinaia di volte. Oggi l'asset dichiarato morto così tante volte è ancora vivo, più forte di prima, più adottato di prima, con una resilienza pazzesca. Come si fa a trovare ancora la voglia di scrivere queste cose? Forse perché magari si spera sempre che nuovi lettori, ehm, non vadano un po' magari ad informarsi. Per quello che vi dico don't trust, verify, ma questo vale per tutto quello che leggete, per quello che sentite online e anche per quello che dico io nei video, verificate sempre tutto. Quindi ritorno al discorso di prima, Bitcoin può fallire, certo, non si sa quando e non si sa se può succedere. Una tecnologia può fallire, certo, un investimento può fallire, certamente. Ma l'unica cosa certa è che per decantare la fine di Bitcoin e di tutto il panorama cripto non basta un ribasso, ma, ci vogliono molto, molto più fatti reali e tangibili, che non comprende solo il mercato, ma che va a toccare un po' tutta poi il comparto adozione, come abbiam parlato prima. E infatti fino a oggi dicono che nonostante i crash, nonostante le critiche, nonostante le attacchi mediatici, nonostante, molti si siano girati dall'altra parte, exchange falliti, oggi Bitcoin è ancora qui, più forte, più studiato, più adottato, di prima. E vi ricordo sempre: non fermatevi solo al prezzo, perché Bitcoin ha un valore molto più alto che intrinseco, che il prezzo nasconde, come ho già detto in altri video. Mi raccomando, cercate sempre di distinguere l'informazione dal rumore, perché è l'unico modo, in un mondo dove siamo bombardati da qualsiasi cosa, di riposare il cervello, selezionare quello che è utile a noi come persona, per cultura personale, come investitori, da articoli che ci fanno perdere veramente la concentrazione. Ciao.